Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, buona Epifania a tutti. Andiamo a parlare di Parma-Inter, visto che siamo già alla vigilia della partita di campionato. Inter che si troverà nuovamente a dover difendere il primato contro una squadra che, è vero, tecnicamente è meno dotata, però comunque è un Parma che nelle ultime 5 partite ha ottenuto 7 punti, che si trova in una situazione in questo momento rassicurante di classifica, con un confortante +6 sulla zona retrocessione. È naturalmente una partita in cui il Parma ha poco da perdere, ma in cui potrebbe dare tanto fastidio alla nostra Inter, che comunque arriva da 5 vittorie consecutive in Serie A. Prima di iniziare appunto andare a vedere tutto ciò che riguarda Parma-Inter, le ultime anche per quanto riguarda la formazione, con un po' di turnover nella nostra Inter, vi ricordo un bel like al video, l'iscrizione al canale, semplicissime operazioni che però, come dico sempre, supportano tantissimo il canale stesso. Partiamo innanzitutto da un Parma che è una squadra che segna poco. Ecco, la produzione offensiva del Parma ha portato soltanto 12 gol ai crociati, peggior attacco del campionato al pari del Lecce. Occhio però, perché poi allo stesso tempo è una squadra che subisce poco. 19 gol incassati rendono comunque il Parma una delle migliori difese della parte destra della classifica. Come vediamo nell'immagine, ecco, difese per quanto riguarda ovviamente i gol subiti migliori del Parma sono soltanto squadre di ben altre posizioni di classifica: Roma, Como, Napoli, Milan, Lazio, Inter, Juventus, Bologna. Insomma, squadre che hanno tecnica in squadra e obiettivi di classifica decisamente differenti rispetto al Parma. Andiamo anche dal punto di vista tattico, cosa dobbiamo attenderci, quali sono le insidie del match. Allora, in questa grafica abbiamo il Parma schierato con un 4-3-2-1. In realtà c'è anche qui qualche dubbio, perché questa potrebbe schierare la difesa a 3. Andremo a vedere quali sono le differenze anche con un Parma schierato a 3 o a 5 in difesa, però insomma i principi di gioco restano alquanto simili. Prendiamo questo 4-3-2-1 perché è il modulo che, o meglio il sistema di gioco, ecco, per usare un linguaggio un tantino più preciso, che il Parma ha utilizzato nella trasferta di Sassuolo sabato. In realtà poi nello sviluppo assomiglia comunque ad una difesa a 3. Perché dico questo? Keita è un po' l'equilibratore, potremmo dire, del Parma, ed è un calciatore che si abbassava spesso, ecco, quindi andava comunque a fornire protezione alla difesa, o addirittura quando il Parma è in possesso di palla tende comunque ad alzare un po' la linea difensiva. Keita andava proprio in mezzo ai due centrali. I due terzini, quindi Brischi, che dovrebbe essere titolare nella partita di domani sera, e Valeri avevano comunque hanno due funzioni diverse. Valeri infatti si alza molto di più ed è il calciatore che va a dare l'ampiezza dal lato sinistro del campo. Il terzino destro di solito è un po' più guardingo, un po' più accorto, ecco, il suo raggio d'azione si alza e va a supporto soltanto, o in sovrapposizione soltanto se l'azione si sviluppa da quel lato e quindi ci sono le condizioni per creare dei pericoli. Perché? Perché dal lato destro del campo era principalmente Oristanio a dare ampiezza, con ecco, le due mezzali che invece supportavano l'azione. Bernabé più offensivo rispetto a Sorensen, anche perché poi andava a sfruttare l'half space in questa zona di campo, half space che invece poi dall'altro lato veniva sfruttato da Ondrejka, che fa molto più movimento, ecco, agisce molto più da trequartista piuttosto che da esterno, e anzi andava a sfruttare, ecco, queste half space, o andava proprio sulla tre quarti a supporto dell'azione. Mentre Pellegrino è poi il finalizzatore, ma può essere inteso anche un po' come il calciatore su cui si appoggiano poi le ripartenze del Parma. Quindi Parma che molto spesso va in verticale, la prima costruzione è dal basso, con magari, ecco, appoggiando le palle ai difensori, poi si cerca spesso di andare rapidamente in verticale appoggiandosi su Pellegrino, e poi eventualmente, ecco, con Pellegrino che fa un po' da sponda per Ondrejka, Bernabé, oppure si apre la palla sulle corsie esterne, per poi cercare, ecco, di arrivare a finalizzare molto spesso con dei cross, e quindi sfruttando proprio l'altezza di Pellegrino. Arriviamo ad un punto, questo è un duello che sarà fondamentale, quello Pellegrino contro il nostro centrale. De Vrij è in vantaggio, insomma, per quanto riguarda anche quel minimo di turnover.
In realtà Acerbi torna dall'infortunio. Se Acerbi stesse in condizioni fisiche ottimali o quantomeno buone condizioni fisiche, direi che potrebbe essere la scelta ideale, perché Pellegrino è un attaccante molto strutturato fisicamente, alto, che dà punti di riferimento, e quindi in quel caso forse per caratteristiche Acerbi sarebbe la scelta ideale. Nel caso in cui comunque Acerbi torna dall'infortunio, non è al meglio, De Vrij comunque rappresenta una buona scelta, sia perché l'attaccante avversario dà punti di riferimento, sia perché è necessario fare un minimo di turnover. Parma che poi invece in fase di non possesso come andava ad agire. Insomma, era un Parma molto guardingo ovviamente in fase di non possesso, magari tra l'altro fase di possesso che il Parma non predilige, ecco, è una delle squadre che fa meno possesso in Serie A. Anche per questo che dico, è un Parma che quando si trova in fase di possesso tende a verticalizzare rapidamente, contropiedi molto rapidi per arrivare, ecco, velocemente dalle parti offensive. Quando invece il Parma è non possesso, è una squadra che magari il pressing finisce solo per accennarlo, perché come vediamo anche dalla grafica il PPDA del Parma è alto, significa che concede tanti passaggi prima di attuare un'azione difensiva. In campo come agiva il Parma nella sfida contro il Sassuolo. Innanzitutto difesa che in fase di non possesso è decisamente più bassa, ovviamente arretrano i terzini, e c'è un arretramento anche per quanto riguarda ovviamente sia i centrocampisti sia i trequartisti. In realtà nel primo pressing c'era Bernabé che a volte restava un po' più alto e andava vicino a Pellegrino, quasi a formare un 4-4-2. Questo ecco, per cercare di andare a disturbare un po' la costruzione avversaria. Più che altro è un Parma che tende ad accennare il pressing sulla prima costruzione avversaria, o magari quando si nota la possibilità di andare a rubare il pallone, quindi magari con gli avversari che appoggiano palla all'indietro e quindi c'è possibilità di alzare un po' quel pressing, o nella transizione negativa quando si perde palla però in zona avanzata, quindi non a metà campo o nella propria metà campo. Dopodiché anche Bernabé si abbassa e diventava un 4-5-1, quindi con linee strette ed corsie esterne, ecco, dove c'era molto spesso il raddoppio, non lasciavano tanti spazi in quelle zone del campo. Prima di andare ad analizzare come l'Inter può mettere in difficoltà il Parma, facciamo anche la distinzione se il Parma dovesse giocare con la difesa a 3, e quindi se Oristanio dovesse restare fuori, e abbiamo tolto Pellegrino per errore, andiamo, ecco, a togliere proprio Oristanio, ci siamo finalmente riusciti, e inseriamo Del Prato. In questo caso Parma che sarebbe schierato con un 3-5-1-1 più che un vero e proprio 3-5-2, quindi con Del Prato che potrebbe agire da terzo di difesa, Brischi largo a fare da quinto e Valeri a fare dall'altro quinto. Quando la squadra va in fase di possesso è un qualcosa di molto simile, perché Valeri comunque si alza e va ad andare a piezza da questo lato, da quest'altro lato col 4-3-2-1 abbiamo visto Aristanio, potrebbe essere Brisci, Del Prato ovviamente da terzo di difesa, sappiamo è un terzino difensivo, potrebbe dare supporto soltanto in particolari situazioni, Bernabé e Sorensen comunque a sopportare l'azione, Ondrejka a svariare. Vediamo, nella fase di sviluppo i principi di gioco restano simili, cosa però cambia col 3-5-2 del Parma. Quando il Parma va in fase di non possesso, la linea difensiva diventa effettivamente a 5, quindi la differenza la troveremo principalmente in non possesso, quindi trovandosi appunto un 5-3-1-1 o addirittura un 5-4-1. Questo cosa consente? Sulle corsie esterne troviamo comunque dei raddoppi in queste zone di campo, però permette alla linea difensiva del Parma, eventualmente ad un calciatore del Parma, di rompere la linea difensiva avendo comunque copertura alle sue spalle. Arriviamo quindi a cosa potrebbe fare l'Inter, come potrebbe mettere in difficoltà il Parma, perché ci aspettiamo comunque un Parma molto guardingo, con poco possesso, che tende a stringere le linee e che poi, ecco, proverà a verticalizzare rapidamente quando invece conquisterà il pallone. Innanzitutto cosa potrebbe fare l'Inter? Cercare di andare subito in verticale, quindi recuperare palla nella prima costruzione, cercare di andare subito dalle parti degli attaccanti e quindi prima che il Parma riesca a ricomporre queste due linee strette e possa poi andare a chiudere gli spazi. Ed ecco che ancora una volta troviamo due attaccanti che potrebbero andare a giocare in verticale, però attenzione, potremmo anche vedere
l'alternanza tra chi va incontro all'azione e chi diventa un po' il fulcro del gioco, perché potrebbe andare anche Esposito incontro e Lautaro in profondità. Questo perché Esposito è decisamente naturalmente più strutturato di Lautaro e su Esposito potrebbe esserci Circati, che anche lui comunque è un calciatore molto strutturato dal punto di vista fisico e che in un certo senso potrebbe mettere in difficoltà da questo punto di vista. Ecco, Circati è comunque un difensore di 1,90 m ed ecco che qui invece Pia Esposito potrebbe fare un po' a sportellate con il difensore avversario, essere un po' punto di riferimento, portare magari anche Circati un po' fuori posizione e poi cercare, ecco, di aprire gli spazi per inserimenti di Lautaro, potrebbe essere l'inserimento di Barella, Mkhitaryan. Altra soluzione è sfruttare le corsie laterali. L'Inter serviranno entrambe le corsie, quindi è un Inter che dovrà sfruttare sia il lato di Luis Enrique sia il lato di Carlos Augusto, che dovrebbe essere il titolare. In particolare, ecco, Luis Enrique sarà chiamato, a differenza di quanto fatto domenica, ad un lavoro principalmente in fase offensiva, pur non disdegnando la fase di non possesso, perché abbiamo visto da questo lato c'è Valeri che spinge tanto nel Parma, e quindi un Inter che dovrà cercare di allargare le maglie del Parma dando ampiezza appunto alla propria manovra. Naturalmente potrebbero essere necessari anche il supporto di Bastoni e Bissek come al solito, e poi magari cross proprio con Pia Esposito, che naturalmente, come dicevamo prima, dal punto di vista fisico può essere un po' il terminale offensivo dell'Inter. Ecco, io dico, Pia Esposito, se dovesse essere il titolare come sembra, potrebbe essere un calciatore determinante. A partita in corso potrebbe essere importante anche Diouf. Perché dico questo? Perché se invece di Luis Enrique qui, magari con un Inter che speriamo che non avvenga, però potrebbe avere un po' di difficoltà nel sbloccare il match, Diouf, ammesso che stia bene, sembra recuperato, potrebbe essere una pedina importante. Perché? Perché va un po' a creare scompiglio nelle maglie avversarie, perché sappiamo è rapido, bravo nell'uno contro uno, riesce comunque ad andare in progressione, potrebbe andare un po' ad agire in questa zona di campo con Bissek o Barella a dare ampiezza e quindi creare un po' ecco, imprevedibilità in questa zona di campo. Ribadisco, se Diouf sta bene fisicamente, sembra recuperato, potrebbe essere una carta a partita in corso. Dico a partita in corso per quanto appunto dicevo prima, un Parma che comunque spinge su questa corsia e dove magari ecco, potremmo trovarci Ondrejka e Valeri, e quindi c'è bisogno di un calciatore abituato a fare quel tipo di lavoro. Diouf in fase di non possesso qualcosina perde. Andiamo anche alle probabili formazioni, appunto aiutandoci sempre con la grafica alla lavagna tattica. Rimaniamo col Parma, ecco, con questo 3-5-1-1. Naturalmente, ecco, l'alternativa sarebbe l'inserimento di Oristanio. Iniziamo però dalla nostra formazione. Sommer ancora confermato in porta. Sicuramente so che arriveranno commenti: perché non inserisce Martinez, Sommer non esce. Sono d'accordo, però al momento è Sommer il titolare. Bissek, De Vrij e Bastoni dovrebbe essere la linea difensiva, quindi turno di riposo per Akanji. Bene così, domenica c'è comunque il Napoli e sarà chiamato ad un impegno molto importante contro Højlund, ammesso che sarà lui il titolare al centro della difesa. A centrocampo Luis Enrique e Carlos Augusto sulle corsie esterne, quindi turno di riposo per Di Marco. Purtroppo a destra, sappiamo, manca un quinto, un'alternativa con l'infortunio di Dumfries. Speriamo che arriverà qualcosa dal mercato, anche se con Cancelo al Barcellona non è neanche così scontato che arrivi qualcosina. Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan a centrocampo, quindi turnover per Zielinski, Lautaro, Pia Esposito, coppia d'attacco. Turnover per Thuram, ma insomma può essere anche una scelta proprio dal punto di vista della questione tattica del match, come dicevamo prima. Parma con Corbi in porta, Del Prato, Circati e Valenti in difesa. In realtà c'è l'alternativa, se il Parma dovesse schierarsi a 4, fuori Del Prato, dentro Oristanio sulla tre quarti, quindi Briscichi, che in questo caso lo vediamo da quinto, ma scalerebbe a fare il terzino della difesa a 4, Bernabé, Keita e Sorensen a centrocampo, con Valeri sulla sinistra, in ogni caso che sia un quinto o che sia il quarto, Ondrejka e Pellegrino. Partita, come detto, che non è una partita scontata, è una partita che nasconde delle insidie. L'Inter però è chiamata a dare continuità a questo filotto di vittorie per arrivare poi allo scontro diretto, innanzitutto col morale alto, innanzitutto col primato in classifica,
chissà che non possa arrivare qualche sorpresa dagli altri campi tra Napoli e Milan, ma insomma per arrivare poi al big match di domenica nelle migliori condizioni possibili. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, sia per quanto riguarda l'aspetto tattico del match, cosa vi aspettate, quale calciatore secondo voi potrà essere determinante, che tipo di partita vi aspettate, quali sono le insidie che secondo voi nasconde il match di Parma. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione commenti e come sempre, invece, io vi lascio con un gran bel Forza Inter!